Morbido dentro. Ma non è per me la pasticceria, è troppo precisa. Vado pazzo per questo. Ce la famo, ce l'abbiamo fatta, abbiamo montato pure questo. Oggi vi faccio un dolce. Dice, te stamattina, Max, sì, vi faccio un dolce. Ma non lo faccio il dolce, lo fa una persona che per me fa dei dolci pazzeschi. Giulia, che è carina, è brava, sa fare le cose fatte bene. Ho detto, giù, vieni da me a casa mia e fa un bel dolce. Che famo oggi? Che facciamo? Un tortino caprese senza glutine con in abbinamento una crema inglese aromatizzata all'arancio. Perché noi facciamo le cose di stagione, sempre, pure con i dolci. Quindi, come iniziamo? Io posso fare qualcosa, crema inglese, Che dai. la crema inglese, vai. Mo so cavoli con tutti questi ingredienti, aggiù. Per la crema inglese, che ci abbiamo qua? Abbiamo latte e panna, tuorli e zucchero e gli aranci, ovviamente perché l'aromatizziamo. Non trattate, mi raccomando. Per la caprese abbiamo il burro, il miele d'acacia, lo zucchero a velo e i tuorli. La farina di mandorle, il cacao, scaglie di cioccolato fondente al 55%. Albumi e zucchero. Io mi metto a fare la crema inglese, come la so fare io, Vai. Ok? Quindi latte e panna e 128 grammi di latte e 128 grammi di panna. Questi sono, guarda se sono bravo, sono imparato, 50 grammi di tuorli e 25 grammi di zucchero già all'interno. Oh, bravo, è l'arancia, vedi subito perché. Arance, mi raccomando, non trattate, perché così vi mangiate tutto. Ah, vuoi sentire quanto profuma questa? Mamma mia. Facciamo un'infusione, no? Sì, li mettiamo in infusione nel latte e la panna a bollore. Mi raccomando, casseruola d'acciaio, no alluminio, perché sennò con la frusta, quelle cose, diventa grigia sta panna o sta bechamel, se fa la besciamella. Invece con l'acciaio lo tieni sopra per fare il dolce, queste cose qua. Guarda, fuoco medio, non lo fate subito bolli, perché così più tempo sta e più si sente il sentore dell'arancia, no? Allora giù, io faccio così, mi monto, mescolo bene lo zucchero con i tuorli. Allora, voi dite, perché hai invitato Giulia? Allora, perché ognuno di noi ha dei gusti, no? Quindi tante volte è come quando vai a quel ristorante che tu ti ci trovi bene, perché si mangia bene, perché lo so carini. La stessa cosa la pasticceria. Vai in delle pasticcerie dove il tuo gusto è simile alla pasticcera, di quello della pasticcera, quindi dolci ma non troppo esageratamente dolci comprensibili, dolci, e poi le fa un sacco di bei dolci. Mazza che pubblicità che sto a fare. Quindi mescolo bene zucchero e tuorli. Sì. Ok. Devono scomparire tutti quanti i puntini dello zucchero, ok? Perché stai muovendo bene l'arancia? Dimmi, tu mi dici tutti i segreti, qua voglio sapere tutto, Per far prendere bene il profumo dell'arancia al latte e alla panna prima di andarla a filtrare. Ok, piccoli dettagli, soprattutto nella pasticceria che è una scienza esatta, vanno fatti bene, perché vedete questa cosa, giustamente lei dice, se no spicca il bollore da una parte, l'arancia qui non ha preso bene, invece deve essere tutto omogeneo. Filtriamo subito al momento, quindi così non abbiamo più problema dell'arancia. Gira subito. Vado, perché sennò si cuoce il tuorlo. Sì. Lo rimetto sul fuoco su quella padella, sì, no? Ti tolgo solo l'arancia dentro. Allora, subito va mescolato, perché sennò rischiate col latte e la panna calda di cuocere il tuorlo. Una cosa fondamentale per questa ricetta è che mo sono cavoli vostri, la dovete portare a 82 gradi. Metto dentro, pulisco bene e vi aiutate. Io personalmente, io faccio così, adesso da questo momento in poi vado con la paletta. Ma perché con la paletta? Perché qui non devo stare attento ai grumi della farina, la farina non c'è, quindi anche qui è un'altra bella cosa. E mano a mano, anche se non avete il termometro, però il termometro qua è indispensabile per chi è capace, qual è la cosa fondamentale? Incominciate a capire che cambia, guardate, cambia l'aspetto, quindi comincia a sparire la schiumetta. Quando incomincia a sparire la schiumetta e vedete la consistenza incomincia a cambiare, là ci siete quasi, dovete stare attenti, quindi vi consiglio il termometro 83 gradi massimo, ok. Lo dobbiamo pastorizzare, in poche parole, però non dobbiamo farlo diventare una frittata, perché se andiamo oltre si strappa tutto. Ci siamo, guarda qua, guarda la consistenza, non c'è più schiuma, guarda la temperatura, via, vai, 82. via. Guardate, per essere sicuri usate sempre un colino, così se casomai qualcosa, ci sta qualche grumetto, qui passa tutto quanto. Guarda qui che ho fatto, vieni qua.
bagnomaria col ghiaccio, così blocchiamo subito la temperatura, perché qua si giochi con le temperature. Ok, vai. Pellicola a contatto. Vai. Perché mettiamo la pellicola a contatto? Così la crema non fa la pellicina in superficie. Perché è brutta poi, tutta qua così te senti in bocca, no? Deve essere bella liscia, no? La crema. A Giulia, ora devo fare la caprese, vero? Ora tocca a te, vai. Vai, partiamo con 344 grammi di burro, 34 di miele di acacia e 292 di zucchero a velo. Quindi usi la foglia. La usi. foglia in planetaria e il burro leggermente ammorbidito, così monta meglio. Miele d'acacia. Che è più delicato, non copre gli altri sapori. E zucchero a velo. Montiamo tutto. Oh, e il burro è burro, quel profumo è unico, non c'è niente da fare. Guardate che cosa sta facendo Giulia. Prende la parte questa superiore, vedete qua del bordino, che vedete è un colore diverso, quindi ogni tanto mettetela giù e così si emulsiona, si schiarisce. Perché da giallo questo burro deve diventare più bianco, Sì, esatto. vero? Si va montato bene. Sì, va ben montato. Ok, vado pazzo per questo. Mazza, è buono. Ci siamo con il burro, adesso procediamo con i tuorli e le farine. Quanti tuorli? 172 grammi di tuorli, 34 di cacao amaro in polvere e 430 grammi di farina di mandorle. Tuorli a filo, poco alla volta, in modo tale che il burro li assorbe bene. Ora inseriamo la farina di mandorle setacciata. Un po' alla volta? Un po' alla volta, io direi metà. Poi l'altra metà la setacciamo con il cacao. Mo adesso con la metà della farina di mandorle Mettiamoli insieme e li setacciamo. insieme così. Vai, in questo più grande che è più comodo. Vai. Via. Vai, schiaccia, 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 schiaccia. Perché si setacciano le cose, i composti, le farine soprattutto? Per far sì che non ci siano poi grumi nell'impasto, che non resti un tocco di farina, di cacao amaro in polvere. Ma a questo punto abbiamo setacciato, abbiamo fatto tutto quanto sto. Che devo fare? Andiamo ad aggiungere tutto all'impasto e per ultimo anche la granella, le scaglie di cioccolato fondente. Oh, guardate qua che meraviglia adesso. Via, mettiamo a montare. Ma quante scaglie di cioccolato? 412 grammi, un cioccolato al 55% fondente. Non mi hanno da impazzi 70, 90, al 55. Vado? Vai. Vado. Questo è pronto. Sì, questo impasto qui è pronto e adesso andiamo a montare albumi e zucchero semolato. Però prima da montare albumi, guardate che dovete fare, Guardate che fate, così. Tagliate il limone in questa maniera. Lo vedi qua? Poi passi qua perché l'albume non gli piace il grasso. Hai visto quelli che si mangia la frittata d'albume, tutti quanti tirati così, no? È la stessa cosa l'albume, l'albume è così, non ama il grasso. Quindi dai una passata pure sulla ciotola, ok? 223 di albumi e 52 di zucchero semolato. Via. E quanto zucchero semolato, scusa? 52 di zucchero semolato. Vai. Oddio. Scusa. Vai. E via. Via. Ce la famo, ce l'abbiamo fatta, abbiamo montato pure questo. La cosa bella di questo dolce qual è? Avete visto un ingrediente strano? Tipo, che ne so, il lievito? No. Avete visto degli aromi particolari che non sono naturali? No. Quindi i dolci fatti in questa maniera si possono mangiare, sono buoni, ok? Quindi senza roba artificiale non c'è niente, tutta roba vera. Come la schiuma da barba. A neve. A neve, dai, così. Vedi, fa la puntina, zacchete. Mo dovete unire, dato che non ci sta il lievito, ma ci sta l'albume, è questo che ti dà la spinta, incominciamo a incorporare. L'albume nella prima massa che abbiamo fatto. Vado? Vai. Cominco? Dal basso verso l'alto. Sempre ti devi zozzare le mani perché è bello che ti zozzi le mani, tante roba dolce questa. E comincia anche ad ammorbidirsi, diventa più Esatto. morbido il composto. Oh, tu se qualsiasi cosa faccio male lo dividi, eh? Vai, puoi prendere altro albume. Ma non è per me la pasticceria, è troppo precisa. Vedi come è precisa, vedi che è precisa lei. Ok. Ok, perché mi hai fatto fare me? Così mi sono zozzato tutto quanto. No, io se lo volevo. Me lecco tutto, me lecco. Oddio, oddio mio.
Vai, continuo io. No, ormai mi sono zozzato. La consistenza dell'impasto è pazzesca come cambia. Prima era burroso, fermo così. Invece adesso si sta ammorbidi piano piano. Dimmi, che stai a dire? Che meno lo va impastato poco. Quindi, che sennò lo smonto, vale. Vedi come corregge, vedi, c'ha ragione. Allora, guarda. Ok, questo proprio una passata Una passata e dall'alto verso il basta. basso e basta. Vabbè, non te lo smonto, ti giuro non te lo smonto. Perché se poi lo so. 1, 2, guarda un po'. 3, io mo c'ho l'angoscia, mannaggia le miserie. Va bene? Dai, va bene. Va bene, aspetta, però sono così troppo bianco. Un'altra girata, Vai. sì. Vai. Ok. Buono. Mamma mia. Va bene, ci stiamo? Ci siamo. Mo, che contenuto volevo usare? Fammi un monoporzione, ragazzi, perché poi sulle grandi porzioni, sulle grandi Le quantità, torte, sì. c'è tanto spreco, no? Vero, poi si seccano anche prima se la tagli. E dai, invece così rimane bella morbidosa il cacaprese perché è buona. Ma sto già immaginando. Dentro i pezzetti di cioccolata, bella, soffice. Diciamo, è un po' un brownies dei altri, tra virgolette. Mi raccomando, devi imburrare e infarinare. Gli stampi con farina ovviamente non 00 perché l'abbiamo fatta senza glutine. Farina di riso. E ora dobbiamo passare la farina. Vai, così. Così non ci sono rischi e pericoli, non vi rimane attaccato tutto quanto qua il dolce. Noi abbiamo usato sia i cerchi, dico bene Sì, gli Giulia, anelli, sì, e cerchi. sia anche gli stampini quella classici, diciamo che ci abbiamo tutti a casa, usa e getta d'alluminio, no? Prima mi mescolo tutto quanto bene, mannaggia, se è la colpa mia, se non riesce la colpa mia, già lo so. Vai. Com'è? A riempire tutto? Oppure No, questo a cresce? 3 quarti della fino a 3 quarti alla superficie perché poi cresce ovviamente. Non lo devi livellare bene? Come, Non che è necessario, non si è sistema necessario. da sola in forno una volta che era in forno. Anche perché il burro si scioglierà e il cioccolato si scioglierà, quindi va vicino a te, Poi ragazzi, se volete faticare di meno, volete fare con una botta unica, fate una torta grande, insomma. Sì. Però così, capito? Fate un po' i fighetti, fate, dai. Quando si scioglie, ragazzi, sarà una goduria per il vostro palato. Il cioccolato, immaginate. Ah, ecco questo che ci facciamo pure una bella Vai. grossa, aspetta. Qua la colazione è assicurata, o diciamo il dolcetto dopo pranzo o dopo cena. I vicini. Questi te li compri tutti con questo. È stupendo sto dolce, morbido dentro. Oh, 160 preriscaldato, guarda che roba che ti ho fatto oggi, dai. 1 e 2. Proviamo con 15 minuti, poi vediamo. Quando sono pronte. A casa si può fare una prova con lo stecchino, quando esce abbastanza asciutto vuol dire che la caprese è pronta. Allora, faccio finta che questo qua è uno stecchino, Esatto. vai. È asciutto, è pulito, vedete? Quindi vuol dire che l'impasto è cotto. Esatto. Ok. Si può sformare. Allora, ma se andiamo col termometro all'interno, quanto deve essere al cuore? Perché noi volevo sapere pure le cose, capito? Così non ci abbiamo margini A di errore. 94 gradi è al massimo è cotta, ci siamo. Ammazza. Quanto E che sta? c'è? 94. Mo impiattiamo, mamma mia, un profumo c'è, di mandorla, di cioccolato, voi non potete capire. Scotta, giù, scotta. Scotta. Primo giro. Sì, dai, è buona. Già si vede che è morbidosa questa, è bella morbida. Non vedo l'ora di assaggiarla. Guardate la crema inglese. Quante ne mettiamo, dai? Fammola Vai, golosa. Falla abbonda. Abbondo? Guarda che bella, guarda come scende, ragazzi. Stop, dai. Via. Ancora caldo. Bello, così. Buono. Tieni. Così, vai. E un po' di scorza d'arancia. Che richiama la crema inglese all'arancia. Così. Stupenda. Vai, così, fresca fresca. Lo sai, senti proprio gli essenziali in questo momento. E ora devo assaggiarlo. Per forza. Guardate dentro. No, faglielo vedere dentro, guarda qua che roba. No, è venuto bene. Perfetto. Cottura perfetta. Bello, imbevuto così tipo azzuppato. Vai. La dovete rifare assolutamente, buona, ammazza. Da paura, dolce, sano e buono. Fatelo. Oh, ma pure i dolci me li faccio con Giulia. Vedo che scrive e dai, no, perché poi alla fine se fanno, mi incontrano, mi dicono io sono iscritto, mo vi controllo, vi controllo Non uno per uno. Scuse, pure dolci adesso.